Ciao a tutti, oggi vi propongo dei biscotti natalizi deliziosi. Ne approfitto perché mia figlia e il suo ragazzo sono stati a Budapest e direttamente dall'Ungheria mi hanno portato questi deliziosi stampini per biscotti al burro ungheresi intagliati a mano. Sono veramente deliziosi, veramente una chicca. Con gli stampini per biscotti gli hanno regalato anche la ricetta. Io l'ho modificata leggermente un po', ho sostituito tutto burro al posto anche dello strutto. Comunque nell'info box sotto il video vi metto tutti gli ingredienti e se vi volete attenere direttamente alla ricetta scritta lo potete fare. Prima di iniziare con la ricetta, il mio libro è disponibile in tutte le librerie, negli store online, sul sito dell'editore ovviamente e su Amazon. Mi raccomando, non perdertelo perché ci sono all'interno delle ricette davvero interessanti. Ricette semplici, alla portata di tutti, dai biscotti per la colazione, alla crostata della domenica, alla torta di compleanno, al lievitato importante tipo panettone, colomba, pandoro, eccetera. C'è anche il pane. Diviso in 7 capitoli con delle foto spettacolari, spiegato passo passo, ci sono anche consigli e curiosità. Grazie di cuore a chi l'ha acquistato fino a questo momento e a chi lo acquisterà. Iniziamo con la videoricetta. Ho parlato troppo oggi. 500 g di farina 00, la metto nel contenitore. 230 g di burro tagliato a pezzetti. Lavoro burro e farina con le mani ed ottengo un bel composto sabbioso. «200 g di zucchero a velo, un pizzico di sale, scorza grattugiata di limone, ovviamente non trattato, un cucchiaino di estratto di vaniglia, mescolo brevemente il tutto con la forchetta, infine metto le uova, 2 uova medie. Impasto bene il tutto fino a quando non avrò ottenuto un composto compatto e omogeneo. Prima lavoro con la forchetta e poi con le mani. Per la pasta frolla ti consiglio di usare un burro da panna di centrifuga perché è un burro favoloso, plastico, più idoneo per impasti come la pasta frolla o impasti brioche. Sistemo la frolla sul piano di lavoro, la lavoro brevemente. Adesso la dobbiamo lasciare freddare un attimino nel frigorifero prima di formare i biscotti. La copro con pellicola alimentare, la allargo schiacciandola così fredderà prima e via in frigorifero perlomeno per mezz'ora. Ho tolto la pasta frolla dal frigorifero, a questo punto posso andare a stenderla col matterello dello spessore di 3 mm oppure posso fare delle palline e poi schiacciarle con gli appositi stampini ungheresi o magari realizzare i biscotti con un matterello intagliato. Questi sono gli appositi stampini ungheresi, sono intagliati a mano, natalizi, guarda che spettacolo. Taglio dei pezzetti di impasto e poi formo delle palline. Per lo stampo più piccolo delle palline del peso di 10 grammi, mentre per lo stampo più grande delle palline del peso di circa 15-16 grammi. Infarino leggermente la pallina, la posiziono al centro dello stampo premendo leggermente in modo da centrare il biscotto. Poi l'adagio sul piano di lavoro e premo delicatamente. Premo fino a quando l'impasto non avrà coperto tutto il cerchio del biscotto. A questo punto lo stacco delicatamente
Ed ecco il biscotto pronto. Guarda come sono deliziosi. Ora lo sistemo sulla teglia da forno. Procedo in questo modo fino a formarli tutti. Adesso preparo i biscotti più grandi. Uso lo stampino più grande. Se non hai questi stampini, puoi preparare ugualmente questi biscotti stendendo la pasta frolla dello spessore di 3 mm e poi copparli con stampi per biscotti natalizi. Ogni tanto infarino anche lo stampino di legno in modo che la pasta frolla non si vada ad attaccare al legno. Procedo in questo modo fino a realizzarli tutti. È una pasta frolla meravigliosa per biscotti e crostate. Ora ti faccio vedere un altro modo per preparare i biscotti. Stendo la pasta frolla dello spessore di circa mezzo centimetro, perché passandoci con il mattarello intagliato si andrà ad assottigliare ulteriormente anche la frolla e poi ce lo premo facendolo roteare. Ora li coppo con un coppapasta per biscotti. Impasto nuovamente la frolla, se è troppo morbida la metti in frigorifero a riposare per circa 20 minuti prima di stenderla nuovamente. Ok, sono riuscita a prendere più dimestichezza con lo stampo. Beh, che dire, sono proprio belli. Ti faccio vedere un altro modo per preparare i biscotti senza i tradizionali stampini ungheresi. Stendo la frolla, sempre dello spessore di circa 3 mm, coppo i dischi, stendo la pasta frolla avanzata per formare altri biscotti. Nella metà dei biscotti vado a praticare un foro al centro con una stellina, un cuoricino, con un coppa pasta per biscotti più piccolo, perché li andrò a farcire tipo occhio di bue. Una volta pronti li sistemo su una teglia da forno rivestita con carta da forno oppure da un tappetino in silicone. Posso infornare nel forno già caldo statico a 180 gradi per circa 15 minuti. Il biscotto deve rimanere chiaro. Ed ecco i biscotti pronti. Adesso ti faccio vedere quanto sono belli. Guarda che meraviglia. Questi sono con lo stampo più grande, questi con lo stampo più piccolo, rilevati con i micini, con il matterello intagliato, e questi per fare gli occhio di bue farciti con ganache, crema spalmabile oppure marmellata. Questi sono deliziosi così oppure da essere decorati con una glassa all'acqua, zucchero a velo e succo di limone, oppure con una glassa reale fatta con l'albume, preferibilmente pastorizzato. Un'altra idea deliziosa è quella di farcirli. Iniziamo col farcire alcuni biscotti. Ovviamente puoi farcirli come preferisci. Alcuni li lasciamo semplici senza farcitura, mentre in altri mettiamo la confettura. La confettura prima di metterla nel biscotto dovrai sempre setacciarla, così sarà più fluida e scorrerà bene all'interno del sac à poche. Quando farcisci i biscotti occhi di bue dovrai mettere la confettura, la ganache o la crema spalmabile nella parte che è stata a contatto con la leccarda da forno, così le due parti, entrambe state a contatto con la leccarda da forno, aderiranno alla perfezione.
Preparo la glassa semplice al limone con 50 g di zucchero a velo e aggiungo il succo di limone piano piano fino a raggiungere una consistenza ideale per decorare i biscotti. Metto 4 cucchiaini di succo di limone in totale e adesso controlliamo la glassa. Ti regoli con la consistenza della glassa perché alzando il cucchiaino la glassa deve scendere a nastro. Perfetto, ci siamo. Metto la glassa nel sac à poche. Ovviamente è una glassa che se la lasci scoperta all'aria si rapprende, quindi una volta pronta o la copri bene con della pellicola alimentare oppure dovrai o all'interno del sac à poche ben chiuso oppure la dovrai usare subito. Faccio un piccolo foro, adesso proviamo a decorarli, così saranno più natalizi. Metto un confettino argentato al centro. Ovviamente puoi anche spolverizzare la parte superiore del biscotto con un leggero strato di zucchero a velo. Parlo dei biscotti occhio di bue. I biscotti sono pronti, alcuni farciti, mentre altri semplici al naturale e sono pronti per essere regalati o gustati in famiglia. Biscotti semplicemente deliziosi, facili e alla portata di tutti e buoni. Ciao! Ti ho dato l'alternativa per preparare questi biscotti al burro ungheresi anche se non hai gli appositi stampini. Ti ringrazio per avermi seguito fino a questo momento, scrivimi anche da dove mi stai guardando, ti leggo sempre. Un abbraccio, a presto!